Ben trovati, benvenuti su Deriver Lab. Oggi ho sul banco un Macintosh, l'MA 6100 in versione REC, che me l'ha portato il mio caro amico Gianluca, nonché collezionista di questi apparecchi qui, e gli devo fare una revisione. Ha diversi problemi che li scopriremo insieme, perché fa delle cose diciamo strane e va visto, tipo ronza quando gli pare e fa delle cose strane. Mi sono accorto anche, l'ho provato un attimino, anche di una cosa strana quando si inserisce le casse, che vi faccio vedere. È una cosa anomala, non mi è mai successa, guardiamo come mai fa queste cose qui. Insomma, una bella revisione a questo apparecchio. Continuate a vedere questo video e vedete anche questa volta cosa combino per voi. L'apparecchio è questo, come vedete è molto bello, diciamo, nell'insieme, in versione REC, pigiando questo e quest'altro, questo era sganciato, non so come mai, si estraeva, diciamo, da REC. Ora ve lo faccio vedere dopo anche di lato, sicché manca la copertura, c'era il modello analogo che aveva la copertura in legno, se non ricordo male, diciamo, perché la vecchiaia incombe. Ora ve lo inquadro da vicino e ve lo giro, vi faccio vedere. Visto da sopra, ripeto, questo modello che non ha la copertura in legno come altri, si vedono chiaramente le scritte del trasformatore, le scritte qui, la griglia di aerazione, sia diciamo del finale che del preamplificatore, e tutto il resto è stoppinato, si dice in toscana, qui è chiuso completamente. Ve lo giro, ve lo faccio vedere di lato. La versione, come si vede, come dicevo, è REC, perché se si va a vedere qui ci sono le slitte. Questo è un supporto che si ferma nella parte del REC, e ora ve lo faccio vedere anche dietro. Questa è la parte posteriore, ci sono le uscite per gli altoparlanti, colori un attimino anomali rispetto agli amplificatori normali. C'è il nero per le masse, ovviamente, e poi quest'altro sarebbe equivalente al nero. Anche questo è il comune dell'altra cassa, e questo è il più di una, chiamiamolo il più, insomma l'uscita calda di una parte e dell'altra. È la stessa cosa di qui, e così fa anche, sembra la bandiera italiana. È dotato di un circuito di protezione, questo qui, eccolo qua. E poi c'ha le prese americane se uno vuole comandare tutto dall'amplificatore. Ovviamente anche questo pre e out, in maniera che uno volendolo può usare anche solo come preamplificatore, o più semplicemente ci può mettere un equalizzatore nella catena, levando questi ponticelli e mettendo l'equalizzatore nel mezzo. E là un bel po' di ingressi, e sicché questo qui faceva parte sempre del meccanismo dei REC. Qua sotto ci sono i transistor finali, sia da una parte che dall'altra. Vediamo cosa monta dopo. Comunque ora io lo proverei un attimino insieme con voi, vediamo che scherzo fa. Mi sono collegato sulle uscite principali degli altoparlanti, e ora vi inquadro il frontale dell'apparecchio, e in contemporanea vi farò vedere la lampadina, quella che è in serie, la stessa lampadina, potete vedere il video, eccetera eccetera, che scherzo fa quando faccio una data cosa. Allora, questo è il selettore delle casse praticamente. In questa maniera qui, con questo tasto rilasciato, sta funzionando le casse, diciamo, principali. Se invertiamo, se premiamo questo e questo lo rilasciamo, funzioneranno le casse secondarie. Se sono tutte e due rilasciati, funzioneranno tutte e quattro le casse, diciamo, sia principali che secondarie. Allora, lasciamolo un attimino così. Ora io l'accendo, vi inquadro anche la lampadina e si vede cosa succede.
Allora in alto a destra vedete, diciamo, la lampadina, accendo, si accende vi faccio vedere, si accende dall'interruttore del volume. Avete visto, ha fatto il lampettino la lampadina e poi praticamente è rimasta a malapena illuminata. Questo è un bene, ovviamente. Se fosse rimasta troppo illuminata, invece era un male. Allora, la cosa invece strana è che quando tolgo, come se attaccassi tutte e due le casse insieme, guardate la lampadina, fa quello scherzo lì, vedete? Come se ci fosse un corto, c'è un assorbimento. Questo ovviamente non è affatto regolare. Meno male che tutto l'amplificatore è sotto la protezione sia della lampadina che del fusibile elettronico mio, ovviamente. Ve lo faccio rivedere. Ora, vedete? Cioè non è regolare che faccia questo lavoro qui, perché c'è qualcosa che non quadra. Comunque ora lo proviamo un attimino, lo proviamo, sicché vi inquadro l'oscilloscopio e lo proviamo un attimino. Allora farò una prova breve, anche perché stamani parlo male perché ho avuto un interventino alla lingua qualche giorno fa. Allora l'amplificatore è messo su AUX praticamente, le casse sono collegate sull'uscita primaria, diciamo, e se io alzo il volume si vedono tutti e due i canali praticamente. Ora sposto diciamo l'uscita delle casse, praticamente il carico fittizio in questo caso lo sposto sulle uscite secondarie, vediamo cosa succede lì. Come vedete mi sono spostato qui sull'uscita secondaria dell'amplificatore e rinquadro l'oscilloscopio. Allora accendo l'amplificatore perché l'avevo spento un attimino e ora faccio la commutazione sull'altra uscita e come vedete il solito problema che fa questo scherzo qui. Tolgo, anche se tolgo praticamente le casse principali, continua a fare questo problema qui. Allora comunque se io alzo in questo caso qui, come vedete va un canale e va anche male. Non voglio insistere, però come vedete fa questo problema qui. Diciamo c'è un problema quando si fa la commutazione delle casse. Questo è un problema grosso, spengo l'amplificatore e lo comincio a smontare e guardiamo intanto questo problema qui. Ho svitato tutte le viti, fra parentesi da una parte c'erano delle viti più grosse, dall'altra più piccole, viti diverse, e questo succede, come vi dico sempre, a non metterle in una scatolina da una parte e a lasciarle sul banco, poi vengono mescolate e si fa questi mescoloni di viti poi. Eccolo qua come è fatto dentro. E ora prima di aprirlo dall'altra parte volevo indagare un attimino qui in questa zona del commutatore che problema ci potrebbe essere perché fa quello scherzo lì. Mi sono collegato ai commutatori e qui abbiamo sul canale che faceva delle bizze abbiamo un problema. Allora collegandomi in parallelo praticamente ai due ingressi, non c'è niente collegato sull'uscita ovviamente, mi ritrovo un 16 ohm praticamente che non ci dovrebbe essere, alle volte varia, alle volte diventano 18, 20, ma insomma diciamo più o meno è quello. E questo sono praticamente sui due canali di uscita, sto parlando, mentre se io mi vado a collegare qui, praticamente non ho niente, perché sono 1,8 mega ohm, ovviamente non ci facciamo niente, mentre se mi collego all'altro canale, ovviamente, sono collegato all'altro canale, abbiamo come giusto gli 0 ohm, sicché ora devo vedere cosa posso fare con questo commutatore. Allora il commutatore è stato sistemato e poi ho già controllato questi grossi condensatori qui
che fossero in specifica. Ora questi sono condensatori che difficilmente diciamo anche dopo anni se ne vanno, perché sono condensatori della General Electric e di solito sono di ottima qualità. Ora un'altra cosa che va fatto, vanno smontate tutte queste schede qui, perché dove troviamo gli amplificatori con le schede montate su pettini sicuramente le troveremo un po' ossidate. Ora io ne smonto una alla volta e mano a mano che le controllo ne pulisco tutti i pettini, ne tolgo una e la guardiamo un attimino insieme e poi faccio la stessa cosa per tutte le altre. Allora questa è la nostra scheda, praticamente fa parte della parte preamplificazione. La potrei anche per esempio lavare direttamente nella pulitrice a ultrasuoni, ma non lo farò perché ci sono un sacco di scritte probabilmente della produzione. Vedete qui è assegnato che è la parte anteriore, poi ci sono segnate a penna diverse cose, sì che per lasciarla la cosa originale non la pulisco e eventualmente proverò a vedere se qui dove sono gialli i condensatori magari con cotton fioc almeno la parte superiore dove poi si vede, perché se ricordate è tutto aperto, che sia diciamo un pochino più presentabile. Però la cosa veramente che va fatta, oltre chiaramente al controllo degli elettrolitici, qui ce n'è 4 soli, faccio presto, vi ho fatto vedere col misuratore di SR si fa presto. La cosa che va fatta è, se vedete, praticamente queste piste qui sono ossidate, sicché una alla volta. Ora io ne faccio una. Ecco, come vedete è diventata, ora avvicino, Ecco, come vedete ovviamente spicca rispetto a quelle altre due accanto. E questo qui vanno pulite tutte perché è, diciamo, è una bella cosa. Con la penna diciamo in vetroresina non si sciupa il materiale sotto, e poi una volta ripulita uno un velo di disossidante lo può dare anche col dito direttamente. Vi faccio vedere come si faceva una volta, in maniera da non spruzzare da tutte le parti, e poi dopo uno la rimonta. Ovviamente prima di rimontare le schede, visto che l'apparecchio è tutto a vista perché c'è semplicemente una griglia metallica e qua è una superficie a specchio, lo ripulisce tutto ovviamente prima di rimontare il tutto. Ora vi faccio vedere così sommariamente, ma ovviamente ora mi metto lì e lo pulisco bene. Come vedete i contatti sono venuti belli puliti, ci ho dato una goccia di disossidante per elettronica e poi col dito semplicemente l'ho spalmato in maniera da non darcene troppo, perché anche se poi evapora bastava darlo qui nei contatti. Lo so, voi magari mettetevi un paio di guanti, io però non sono mai morto. Comunque mettetevi un paio di guanti o lo date con un pennellino, però se ce lo spruzzate sopra rischiate di andare oltre il pettine che vogliamo lubrificare. In questa maniera qui per un po' perlomeno conserva dall'ossido. Allora queste sono le schede che poi pilotano i finali. Allora il montaggio non mi fa impazzire. Come vediamo da questa parte ci sono tutti i transistor originali, mentre dall'altra parte sono stati sostituiti, perché sono stati sostituiti anche i finali. Quello che c'è di brutto è che praticamente i transistor non veniva scritto quello che erano, anzi venivano cancellate alcune sigle e venivano forniti con praticamente le sigle di reperibilità della Macintosh stessi. Ecco, questi sono i finali e come vedete in questo punto c'era la sigla del transistor, ma è stata cancellata direttamente, e quelli che sono stati sostituiti, cioè sono stati montati questi qui 15003, sono 2 NPN comunque come finali, sia da una parte che dall'altra, che possono andare diciamo tranquillamente bene per questo prodotto qui. Ora rimonto anche le schede diciamo pilota dei finali
e poi si passa alla prova. A proposito, i più attenti si saranno accorti che qui non c'è nessuna regolazione, nessun trimmer di regolazione del bias, perché non esiste su questo modello un trimmer di regolazione del bias. Allora, un'altra cosa che devo fare è devo sostituirgli il cavo dell'alimentazione perché è cortissimo e aggiuntato, e sicché praticamente glielo sostituisco. Da quella via che sostituisco il cavo dell'alimentazione ci metto la terra. Qualcuno non è d'accordo di mettere la terra, però quando si fa diciamo, non dico una modifica, quando insomma si sostituisce un componente come può essere la spina in un apparecchio che diciamo non è a norma per le nuove normative, va messo diciamo a norma, che ci va messa comunque la terra. Poi starà eventualmente al proprietario dell'apparecchio, se pensa che ne faccia ronzio o roba del genere, eventualmente la scollega, però io c'ho da metterla e comunque lo provo che non ronzi e che non faccia niente. Al filo, perché non venga via, ci mettiamo una fascettina a strizzare, robusta ovviamente, e la stringiamo con il tirafascette, che siamo sicuri che viene strinta molto bene. Oh no! Ecco, l'ho strinta troppo, si è rotta. Perché il cavo non venga via ci metto una fascettina, un collare di quelli di plastica abbastanza robusto, e per evitare che poi venga via lo tiro col tiracollari, e in questa maniera qui è sicuramente tirato e strizzato e non verrà via sicuramente. Ecco fatto. Tra parentesi, qui dietro ci ho trovato proprio un connettore alla massa che probabilmente serviva per alcuni modelli che ci voleva la terra, basta saldare la terra direttamente qui. Ora saldo questi due cavi qua, la terra dove va, e dopo siamo pronti e lo proviamo. Facciamo una prova sommaria, diciamo, prima di rimontarlo e prima di testare potenza e diciamo compagnia cantante. Allora, accendo l'amplificatore, non è che si vede proprio benissimo, levo l'onda quadra dal generatore, ci metto un'onda sinusoidale magari, e diamo un'occhiata intanto se vanno tutti e due i canali, sembra proprio di sì. Guardiamo il bilanciamento, canale destro, canale sinistro, va bene, più o meno qui siamo nel centro. E poi proviamo subito, che si vede bene con l'onda sinusoidale. C'è questo interruttore, ve lo faccio vedere, questo interruttore qui, fase. Se io lo premo, vedete, si è praticamente invertita la fase. Serve praticamente per invertire la fase di uno dei canali. Mettiamo che ha le casse invertite da una parte, e con questa maniera qui non sta a andare a invertire cavi sugli altoparlanti. Comunque, poi questi sono i vari filtri, e mettiamo l'onda quadra a questo punto. Onda quadra. Mi sposto un attimino con l'oscilloscopio, vediamo un po', controllo di toni, ecco qua, alti e bassi, questi sono i bassi, ovviamente funziona, questi qui sono gli alti, anche qui direi che funziona. Poi abbiamo un filtro, che anche questo qualcosa fa, è lo stesso quell'altro. E poi andiamo a vedere, qui sotto il bilanciamento ci sono dei controlli. Allora, in uno vediamo un po', così è il controllo di presenza e si vede che funziona, così niente praticamente, e così è il loudness, e anche quello diciamo funziona. Tutti e due i controlli funzionano. Io direi di passare a questo punto a misurare la potenza e la distorsione, però prima lo richiudo.
Mentre lo richiudo, se vi ricordate, quell'altro dall'altra parte qui funzionava e qua invece non funzionava, da questa parte rimaneva così a giro, e ho scoperto perché praticamente semplicemente manca una vite qui. Ora la metto e così anche questo qui funzionerà. Allora facciamo una misura veloce della potenza erogata e della distorsione per non tediarvi, ovviamente sempre con le stesse cose. Allora, vediamo un attimino, prendo la calcolatrice a portata di mano, alziamo fino al clipping e vediamo se rientra nelle specifiche. Allora, così sta clippando, sono 20 volte per quadretto, 20, 40, 60, mettiamo così, sono un po' più di 70 volte picco picco, 20, 40, 60, sarebbero anche 70 e qualcosa, facciamo 70 volte picco picco. Allora 70 volte picco picco diviso 8 sarebbero 76 watt praticamente RMS. 76 watt RMS è più della potenza minima dichiarata dall'apparecchio. Sulle istruzioni di questo apparecchio, chi ha l'accortezza di andare a vedere, quando io dico dicono sempre la potenza minima, se andate a leggere qui c'è scritto chiaro potenza minima e c'è la potenza, e questo le sta superando. Ora guardiamo velocemente la distorsione, se rientra nei parametri dovrebbe essere intorno allo 0,1% e questo apparecchio è, diciamo, la riparazione o la revisione, più che riparazione, è da considerarsi conclusa. Misuriamo velocemente la distorsione di questo apparecchio. Dovrebbe essere, diciamo, dichiarata massima 0,1%, qui siamo, diciamo, parecchio sotto. Stacco un canale, attacco quell'altro canale e sempre, diciamo, 0,06. Siamo sotto, ma di sotto parecchio, della distorsione massima che viene accettata, diciamo, nelle specifiche. Sicché possiamo concludere, diciamo, la faccenda. Allora anche questo Macintosh è stato sistemato, verrà il mio amico oggi a ritirarlo, se lo porta via. Come abbiamo visto è stata una bella revisione, comunque abbiamo visto un bel apparecchio e praticamente le uniche cose che alla fine c'era da farci era proprio una bella revisione completa, una bella pulizia di tutti i contatti, delle schede, diciamo, che ne avevano bisogno, quel commutatore che commutava le casse, che era ballerino, diciamo, che ho sistemato, e poi, diciamo, l'apparecchio, nonostante che abbia qualche anno, è a posto. Contesto, voglio dire, se vogliamo dire, l'idea che la ditta stessa cancelli le sigle su componenti per la paura del sorpasso, mettendo poi in difficoltà non tanto il cliente, cioè non tanto il tecnico che deve fare la riparazione, perché magari un tecnico, voglio dire, che è un po' scafato, anche questo che ha fatto la riparazione prima che di me era abbastanza scafato, diciamo, la rimedia bene, no, la cosa, però alla fine chi è? Se nessuno riesce a mettere le mani in un apparecchio, non dico in questo, ma magari in un altro, che non ci sono schemi, che non c'è roba, chi è alla fine che ci rimette? È il cliente. Nel senso, il cliente, il proprietario dell'apparecchio, che si trova con un apparecchio che lo può usare come soprammobile, perché se si rompe un apparecchio e non ci sono schemi, non ci sono ricambi, non c'è nulla, o lo porta alla discarica o, se è bello, lo tiene come soprammobile. E questo secondo me è una cosa comunque ingiusta. Va bene, comunque questa riparazione, dicevo, è finita. Se i miei video vi piacciono, iscrivetevi al canale. Sapete, faccio le riparazioni, praticamente non sono prezzolato, ma faccio le riparazioni perché mi piace farci dei video per insegnare qualcosa a chi ne sa meno di me, chi ne sa di più è lui che insegnerà a me, sicché, voglio dire, se il video vi è piaciuto iscrivetevi, dicevo, cliccate sulla campanella per non perdere, diciamo, i video che faccio, e noi non vi devo dire altro che ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!